Ma che cosa sono i filtri percettivi nella PNL? Ciao, sono Caruso Colzi di carusocolzi.com, sono il fondatore di Ipnosi Naturale. Benvenuto a questo terzo video che tratta il tema della programmazione neurolinguistica. Come ti sarai accorto nei primi due video, abbiamo già trattato diversi temi in modo incrociato. All'inizio ci siamo presi un po' di tempo per spiegare che cosa sono i sistemi rappresentazionali, che cosa sono i canali preferenziali, il metodo VAC e poi abbiamo parlato di movimenti oculari e come si possono declinare anche addirittura ad altre discipline e come li possiamo mettere in gioco nella nostra quotidianità. Oggi ci occupiamo di un tema fondamentale che è quello dei filtri percettivi. Ma che cosa sono i filtri percettivi nella PNL? Innanzitutto dobbiamo comprendere che i nostri sistemi rappresentazionali sono di per sé dei filtri, ma i filtri percettivi di cui ci occupiamo oggi hanno poco a che fare con le percezioni. Sì, lo so. Allora, perché li hanno chiamati filtri percettivi e gli altri sistemi rappresentazionali? E vabbè, non l'ho inventata io la PNL, questi sono i termini specifici ed è bene che tu gli impari i termini specifici. Perché? Perché se poi vuoi andare a fare una ricerca su Google o comunque parlare con i tuoi amici, dovrai essere specifico nella ricerca e nella discussione. Allora, onde evitare di tergiversare troppo, voglio farti capire che questi filtri percettivi, che sono, te lo dico subito, generalizzazione, distorsione e cancellazione. Ecco, questi filtri percettivi sono praticamente sempre attivi in background. Questo termine che ha a che fare molto con l'informatica, con il computer, però in realtà se noi pensiamo al termine background, che cos'è che ci viene in mente immediatamente? La nostra mente inconscia. Quindi i filtri percettivi sono attivi a livello inconscio, noi non ce ne accorgiamo. Ecco per esempio che uno dei grandi lavori del PNLista, del programmatore neurolinguista, è proprio cominciare attraverso le estrazioni delle strategie a comprendere dove si è utilizzato più un filtro percettivo piuttosto che l'altro, perché a seconda di come vengono messi in moto può darsi che la tua rappresentazione della realtà sia così povera che non ti permette di fare il prossimo passo. Ecco che allora si possono aprire diverse opportunità anche semplicemente facendo un lavoro solo sui filtri percettivi. Ma ricordati, i filtri percettivi che ti ho detto sono usualmente sempre costantemente attivi in background, devono passare anche quei benedetti filtri di cui magari parleremo in questi video riguardo alla PNL, che hanno a che fare con le credenze, i valori, le convinzioni, il nostro sistema di esperienze, il nostro passato e via discorrendo. Ma come? L'inconscio non è quello che registra tutto quanto. Ni, sì e no, proprio perché alcuni tipi di distorsione interna legate alle nostre esperienze creano una frizione tra quello che, te lo ricordi se hai visto il primo video di questa serie, che è il territorio e che invece è la rappresentazione soggettiva della realtà, ovvero la mappa. Ti dico anche che la PNL certe volte viene definita come lo studio della realtà soggettiva. Quindi vedi come stiamo girando sempre intorno al solito tema, ma stiamo comprendendo molti aspetti di un'unica disciplina. Come ti ho detto nel primo video e nel secondo, l'arte della PNL è anche di rimettere insieme queste cose. Allora, adesso te le sto spiegando in modo specifico, ma ricordati che dovrai fare un grande lavoro per rimettere tutto quanto insieme. E soprattutto, prima di andare avanti, ti ricordo anche che quando ti affidi a qualcuno che queste cose non le ha fatte, di rimettere insieme, di usare bene le tecniche in modo sinergico con i modelli di riferimento, è chiaro che le tecniche della PNL non gli funzioneranno e quindi avrai perso tempo. Vai solo ed esclusivamente da grandi e veri
professionisti di questa disciplina, ok? Non quelli che hanno letto solo un libro, quelli che hanno studiato seriamente. Allora, entriamo nel mondo dei filtri percettivi proprio a gamba tesa. Ti ho detto che sono generalizzazione, distorsione e cancellazione. Allora, ogni volta che noi ci riferiamo a un qualcosa che ha a che fare con l'apprendimento, dobbiamo in qualche modo utilizzare il filtro della generalizzazione. L'esempio banalissimo che si fa a tutti i corsi è questo: una volta che hai imparato ad aprire una porta, sai aprire tutte quante le porte, perché il tuo inconscio generalizza quell'esperienza all'esperienza del aprire la porta, e quindi che la porta sia gialla, verde, piccola, grande, che si apra così o che si apra tirando, viene generalizzato quel tipo di apprendimento, e quindi in questo caso questo filtro percettivo funziona bene. Ti ricordo, in PNL noi non diciamo questo è giusto, questo è sbagliato, ma funziona o non funziona. In quel caso quel filtro percettivo ti agevola tantissimo. Quando è che non ti agevola? Quando tu per esempio senti queste cose dentro di te: no, le donne sono tutte uguali, oppure gli italiani sono tutti X e Y. Quando utilizziamo questi grandi quantificatori universali all'interno del nostro linguaggio e nella nostra comunicazione, vuol dire che c'è un qualcosa che stai facendo non troppo funzionalmente con il filtro percettivo della generalizzazione. Parliamo invece un po' del filtro della cancellazione. Tu capisci bene che mentre stai ascoltando me ci sono tantissime informazioni che stai cancellando. Per esempio, ti sei accorto che ci sono 3 griglie dietro di me? Te le segnalo. Vediamo se riesco. 1, 2 e 3. Sto guardando la videocamera cercando di capire. Ok, qualcuno può darsi che mentre sta ascoltando me, in un momento le dimentica, le cancella. Il filtro della cancellazione è anche chiamato il filtro della sanità, perché noi dobbiamo imparare a dimenticare troppe informazioni nella nostra società che ci mandano in overload il cervello, devono essere filtrate per essere immediatamente cancellate. Ti faccio un esempio banale: devi fare un lavoro alla porta d'ingresso, ok? Devi mettere un piccolo regolino di legno e dici: quanto è questo regolino? 1,93 m. Perfetto, vai dal falegname, 1,93 m, prendi il regolo, lo metti, lo incolli, lo imbulletti, ok, il lavoro è fatto. Secondo te devi continuare a tenerti dentro di te quella informazione specifica di 1,93 m? No, la puoi dimenticare. Ecco, il filtro della cancellazione fa questo, ma in modo presente, costante, in presa diretta. E questa cosa qui è molto importante, però non è importante nel momento in cui stai esprimendo te stesso e cancelli delle cose importanti. Stai dicendo qualcosa al tuo operatore, il tuo operatore si accorge che stai facendo delle cancellazioni più o meno semplici, più o meno complesse, e te rispecchia in modo da farti capire che stai omettendo qualcosa di importante per il tuo cambiamento. Come vedi, i filtri percettivi, come tutti quanti gli strumenti, possono essere utilizzati sia in modo positivo, noi lo chiamiamo funzionale, sia in modo negativo, noi lo chiamiamo disfunzionale o non funzionante. Allora, parliamo ora del filtro della distorsione. La distorsione è quel tipo di filtro che ci dà l'abilità di cambiare, di modificare, di plasmare, di manipolare la nostra realtà. Però ci dà anche modo di distorcere a tal punto un certo tipo di segnale, un certo tipo di informazione che prendiamo, al punto che magari ci arrabbiamo, i famosi fraintendimenti sono delle distorsioni, oppure anche il fatto di pensare di poter leggere la mente delle persone, no? Siccome stai con le braccia conserte vuol dire che non mi vuoi ascoltare. Tutte queste cose fanno parte dei filtri percettivi della distorsione. Anche questi si possono controllare fino a un certo punto, chiaramente, perché poi l'inconscio non è che si fa controllare al 100%, però fino a un grande punto si possono controllare anche semplicemente attraverso il linguaggio e più in generale attraverso la comunicazione.
Sono utili questi filtri percettivi, conoscerli, saperli utilizzare? Assolutamente sì, fanno già parte di te, perché non dovresti conoscerli? Come fai a conoscerli sempre meglio e conoscere quali sono le tecniche da abbinare a questi concetti per utilizzarle nella tua vita, nelle tue relazioni, nel tuo lavoro e anche per la crescita personale e lo sviluppo di te stesso? E beh, fai il corso di PNL che trovi nel mio sito www.carusocolzi.com. Non so se lo sai, ma io nel 2012 ho fatto addirittura il primo corso di PNL mai stato fatto in Italia completamente online. Lo puoi scaricare e attraverso il tuo computer puoi fare tutto un corso strutturato che ti fa crescere da dentro attraverso tutte le tecniche, le strategie, i modelli e soprattutto ti rifà rimettere insieme con delle chiavi di accesso dentro di te tutto quello che devi sapere al riguardo della programmazione neurolinguistica. Ti ricordo che i filtri percettivi sono un grande tema e che non si può spiegare solo con un video così, ma che c'è molto 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 di più, soprattutto del lavoro interno. Accorgersi quando questi filtri percettivi sono più o meno attivi è già un grande ingresso nella comunicazione inconscia con te stesso. Ti assicuro che è un viaggio veramente non banale, molto interessante, tanto curioso, ma soprattutto davvero, davvero efficace. Io mi fermo qua, ancora un'altra volta il mio nome è Caruso Colzi, il mio sito è www.carusocolzi.com. Noi ci vediamo al prossimo video, non mi resta altro che augurarti una splendida serata. A presto.